Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera a tutti, buonasera. Carlo, settimana inedita perché giochiamo venerdì in casa con l'Empoli, domani ci sarà appunto Pelle Rossonera con te alle ore 16. Il Milan è chiamato a un'altra partita importante perché il risultato portato a casa a Napoli non deve essere, tra virgolette, rovinato da un risultato non portato a casa con l'Empoli, quindi ti chiedono la probabile formazione, i vari ballottaggi che ci saranno in vista di venerdì. Allora rispondo subito, però voglio subito aprire una parentesi che sono ore piuttosto preoccupanti perché il presidente Berlusconi, il nostro presidente, ovviamente oggi è Paolo Scaroni, però il nostro presidente Silvio Berlusconi è ricoverato a San Raffaele in terapia intensiva per un problema sembra legato al cuore. Lui ha avuto dei problemi nel passato, quindi sono ore di preoccupazione. Speriamo che come sempre con la sua forte fibra ne esca ancora, e quindi volevo subito così aprire per questa parentesi legata a Silvio Berlusconi, al quale dobbiamo anni e anni e anni di gloria, di gioie, di divertimento e di spettacolo. Detto Sì. questo, veniamo al Milan attuale e voglio... oggi ha provato Kier, che poteva essere un'alternativa, cioè poteva essere eventualmente il giocatore che sarebbe stato sostituito con magari inserimento di Ciao. Quindi Sì. La difesa dovrebbe essere la stessa. Guarda, l'unico dubbio che ho in questo momento è molto favorito, secondo me, Selemakers su Diaz, che sta bene, ma ha qualche, diciamo, si usa prudenza dopo il piccolo problema che ha avuto all'adduttore all'inguine. Sì. Per quello che riguarda Messias, la buona notizia, come avevamo già anticipato, è in gruppo, quindi sarà a disposizione per la panchina ed eventualmente a disposizione più che per la panchina, eventualmente per i prossimi match contro Napoli e Bologna. Sì, Diaz sta gestendo, no? Utilizziamo questo Sì, verbo, il quando uno ha un fastidio. piccolo problema, un fastidio, se proprio non serve, si va messo, va rispettato, ecco, diciamo, usiamo questo verbo. E invece sembra che, Carlo, ci sarà Bennacer in tre quarti, quindi torniamo Sì, come... guarda, io te lo dico sinceramente, alla fine della partita, no, Bennacer ha giocato io quando guardo la partita non me ne sono accorto, nel senso che ho visto un movimento di Krunic in tutte le parti del campo come di tonale di Bennacer. Un Bennacer fisso in una parte del campo, sinceramente non me ne ero avveduto, però quelli bravi nella parte, diciamo, tattica dicono poi vedrà, perché poi magari dipende Pioli, dipende anche dall'avversario, non Sì. c'è il Lobotka della situazione. Sì, praticamente ha chiesto forse a Bennacer quello che aveva chiesto a Charles de Ketelare nel derby di andata su Brozovic. Sì. E quindi attenzione che metto giù questo su Brozovic, e Bennacer l'ha fatto bene, però sinceramente ho letto anch'io, lì mi sembrava, non vedo un centrocampo del Milan con delle, diciamo, posizioni fisse in generale. Sì, certo, guarda, io credo che Bennacer riesca a fare quel compito meglio sia di Diaz che di De Ketelare, semplicemente perché forse non è il ruolo più adatto né per Diaz né per De Ketelare. No, Cioè... e poi si sacrifica la fantasia dei giocatori, quindi prendiamo un centrocampista se deve lavorare in questo senso. Esatto. Poi esatto. però, visto che l'Empoli, voglio dire, non ha magari ha un centrocampo organizzato, ma magari non ha la caratura e la forza del Napoli, magari cambierà qualcosa Stefano Pioli e non si, diciamo, non cercherà di mettere un giocatore su un giocatore dell'Empoli, ma ce la giochiamo noi. L'importante è che si giochi con lo stesso assetto. Carlo, è davanti ancora Olivier Giroud, che è il nostro Highlander. E non ci sono dubbi, là davanti Olivier Giroud, non ci sono dubbi, con Ma, Leao. ma oggi, Carlo, passiamo a un altro argomento, uno dei più importanti in questi giorni. Ha parlato anche il presidente Scaroni sullo stadio, ribadendo quello che noi avevamo detto anche giorni scorsi, ovvero che ristrutturare San Siro non è cosa.
Sì, il presidente Scaroni ha ribadito il concetto che la legge sugli stadi è una legge obsoleta, è una legge che non va bene, mi sembra di aver detto non va bene un accidente, una roba del genere, è stato abbastanza forte. Adesso si parla sempre, ha detto di non lasciare cadere del tutto San Siro, ha detto ve lo diciamo noi quando è caduta definitivamente l'ipotesi dell'altro San Siro, e quindi andiamo avanti con queste ipotesi. Adesso dovrebbe esserci un incontro, dicono, ma voglio capire se poi lo studio che ha preparato il nuovo stadio alla Maura, che è il primo tentativo, anzi l'ultimo tentativo lo faranno proprio mostrando al Sì. sindaco il progetto per capire il parco quanto sarà invaso dal cemento. Bene, io credo che questo ulteriore incontro si andrà da qualche parte definitivamente. Sì, anche se Carlo, devo dire che il sindaco Sala si è dimostrato comunque interessato almeno a vedere il progetto, Sì, mi perché sembra, sì, sì. Adesso alcuni al neanche sindaco quello. Sala non si può imputare nulla adesso, non si può imputare. Anzi, l'ultima speranza della Maura è proprio il sindaco Sala. Sì, sì, perché per il resto mi sembra che il no sia abbastanza dominante su questa zona, che tanto ci Poi piaceva. Sì, ho sentito oggi, avete approfondito il discorso San Donato, anche per quello che San Donato, ehm, giustamente il sindaco di San Donato dice ok, tutto bene, devo capire per la mia città, per la mia cittadina, che cosa comporta, se siamo in grado di reggere questo impatto. Mi sembra un discorso molto serio. sì, assolutamente, è stato realistico, è stato sincero, però si è anche mostrato molto concreto perché ha ribadito come lui non voglia far perdere tempo al Milan, che è una delle priorità, ne Certo. parlavamo anche. La soluzione meno complicata sul piano logistico e dello spazio è certamente quella di Sesto San Giovanni come spazi. Poi bisogna vedere, ci saranno altre tematiche, altri problemi, però mi sembra di capire che ogni spazio scelto abbia dei pro e dei contro, bisogna vedere Sì. quanti pro e quanti contro. Però Carlo, ecco, lo spazio di San Donato ad esempio non avrebbe bisogno delle bonifiche di cui ha bisogno Sesto, quindi ad esempio questo è un Sì, pro. sì, però là puoi costruire tantissime cose. San Donato è una grande area, però insomma non è grandissima, è grande ma non grandissima. No, certo, credo che poi una delle cose che prevarrà sia la rapidità, perché il Milan ha bisogno di rapidità, si è perso Di davvero partire. tanto. Si sa che si parte fra anche 8 mesi, ma fra 8 mesi si parte. Cioè, non è Sì, che si vuole partire fra un mese. Però quando si decide il 1° di settembre, sto dicendo una cifra, una data a casa, o il 1° di gennaio del prossimo anno si parte, si deve partire. E si sa che sì, si deve anche partire Scaroni, no? 2 anni e si sa che il 1° di gennaio del 2024, 25, no scusa, 25, 26, 27, quello che è, però sia allo stadio. Sì, anche perché Carlo ha ribadito anche Scaroni nelle sue parole di oggi, ha utilizzato il verbo fare, perché in questa vicenda c'è bisogno Sì, davvero certo, del verbo certo, fare. Carlo, certo. grazie, noi ci vediamo domani qui in Un studio alle saluto, 16 e a domani. ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao.